Ciao a tutti e benvenuti o bentornati qui su Black & Wire. Oggi andremo a realizzare un paio di orecchini in ottone con una piccola parte di tessitura e una piccola pietra. È un tipo di lavorazione non troppo lunga, è anche abbastanza semplice, bisogna soltanto essere un po' precisi nel momento in cui si vanno a creare i due cerchi con le due spirali, perché stiamo facendo orecchini, quindi devono essere uguali e simmetrici per l'esattezza, e sono perfetti se ancora non hai provato a integrare la tessitura in qualche tua creazione e vuoi iniziare appunto a farlo, oppure se la tessitura non fa per te, perché magari di solito viene utilizzata per fare delle creazioni molto più ricche. Ecco, se vuoi utilizzarla in maniera diversa e in una cosa molto più semplice e lineare. Come sempre io ti propongo questo tutorial, un paio di orecchini di questo tipo, ma puoi cambiare magari la grandezza, le pietre o anche la tessitura per realizzare quello che più preferisci. Per esempio puoi sfruttare questo modello anche per fare dei pendenti. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi tutorial e andiamo a vedere i materiali necessari. Per realizzare i nostri orecchini abbiamo bisogno del filo di ottone da 1,25 mm e 0,4 mm. Io in questo caso vado ad utilizzare un filo nudo e un filo purtroppo ricoperto, purtroppo perché preferisco sempre lavorare con i fili nudi. Comunque non volevo aumentare il diametro, quindi 0,4-0,3 va benissimo. Un supporto da 2 cm di diametro, io utilizzo sempre gli stozzi della bottoniera, ma va benissimo un qualsiasi pennarello della stessa dimensione. 2 pietre da 0,4 mm e questa volta vado ad utilizzare queste ametiste che sono sfaccettate. Le monachelle io già le ho fatte da sola perché preferisco sempre farle da me. Ti lascio qua il video di come le realizzo e anche sotto nell'info box. Le ho fatte con il filo 0,9 di ottone e delle pietre da abbinare a queste qua che hai appena visto. E infine l'immancabile trio tronchesi, pinze piane e pinze tonde. Andiamo a vedere come creare i nostri orecchini. Per iniziare prendo il filo da 1,25 mm e il mio supporto da 2 cm di diametro e vado a creare 4 avvolgimenti qua intorno. Quattro avvolgimenti, ma in realtà mi servono 3 giri completi, quindi qua taglio. E a questo punto vado a tagliare al centro come vedi ci sono 4 avvolgimenti, vado a tagliare il filo al centro. Sembra complicato, ma puoi anche contare 1,5 giri dall'estremità che abbiamo appena tagliato. Ok, qua tolgo questo filo e abbiamo 2 cerchi da 1,5 giri ciascuno. Dal momento che sono orecchini cerco il più possibile di lavorarli insieme di modo che vengano uguali, quindi prendo uno dei due e inizio a realizzare una piccola spirale verso l'interno. Faccio subito la stessa cosa nell'altro orecchino. Tolgo la punta che è sempre un po' troppo rigida. Ok, qua sistemo se occorre, cerco di farli il più simili, il più uguali possibile, così va bene. Se vuoi fare una spirale ancora più grande, ovviamente non tagliare a 1,5 giri, magari tagliane 2 e così hai del filo in eccesso. Una volta che le spirali sono uguali vado a tagliare alla stessa lunghezza i due fili, io ce l'ho più o meno simili, c'è solo un pezzettino qua in più, e vado a creare una solina.
stessa cosa nell'altro orecchino e andiamo a creare poi la decorazione. Ho tagliato il filo da 0,4 a 50 cm. Adesso vado semplicemente a fare qualche avvolgimento prima della solina qui per fissarlo. E adesso vado a legare anche il filo, questo qua dell'asola, facendo un avvolgimento qua sopra, poi passo all'interno e faccio un avvolgimento anche qua sotto. E ripeto di nuovo. E ripeto un avvolgimento sopra e uno invece sotto. Quando la spirale si inizia a chiudere, quindi si crea più distanza, non basta più fare un solo avvolgimento sopra, quindi ne faremo 2, di modo che 1 e 2, di modo che possiamo raggiungere poi questo al centro senza grossi problemi, perché altrimenti ok. E di nuovo ne faccio 2 perché vedi che non riesco a stare al passo della parte sopra se continuo a fare 1 e 1. Ovviamente questo, essendo più grande e anche più distante, ha bisogno di più avvolgimenti, altrimenti verrebbe tutto un po' questo disegno storto. Quindi qua ne faccio 2, anche 3, insomma vedi tu come ti è più comodo e come viene meglio poi il disegno. E poi 1, questo è un metodo che si fa spessissimo, anzi sempre, quando ci sono due forme di diverse dimensioni ma che si vogliono collegare insieme. Quando qui si è creato abbastanza spazio per inserire la nostra pietra, è il momento di metterla. Ok, adesso mi verrebbe naturale fare degli avvolgimenti e proseguire qui, però il disegno che viene fuori non mi piace particolarmente, quindi dal momento che qua si crea questo spazio io lo vado a riempire con gli ultimi avvolgimenti e faccio tutti gli avvolgimenti necessari fino a raggiungere quelli già presenti, così viene molto più ordinato il disegno e riesco anche a nascondere bene gli avvolgimenti di chiusura. Ok, taglio sia qui che qui, sempre verso l'interno. E stringo con le pinze. Ok, l'altro l'ho fatto specchiato, quindi l'ho lavorato nella parte opposta semplicemente, che poi il disegno è uguale praticamente, però la pietra ha un verso perché si viene posizionata davanti a questo effetto, sul retro ovviamente ne ha un altro. Adesso vado semplicemente a montare le monachelle e il nostro paio di orecchini è finito. Ovviamente io ho fatto degli orecchini, ma come sempre puoi utilizzare questo per fare un pendente o addirittura farlo un po' più piccolo e diventa un piccolo pendente, magari con un cordoncino, una catenina sta molto bene. Quindi fammi sapere se utilizzerai questo elemento, fammi sapere se questo video ti è piaciuto lasciando un mi piace e iscrivendoti al canale così da non perderti i prossimi tutorial. Ci vediamo prestissimo, ciao!